Pensiero costruttivo e percezione di essere nel giusto sono i due ingredienti base per innalzare la qualità del vivere. Benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. Oggi in questo video vogliamo presentarti il discorso del maestro Shaolin Sheng-Eng Lee. Il maestro sostiene che la qualità della vita dipende da ciò che si porta nella mente e da ciò che si sente, e che per avere una buona qualità della vita è necessario avere un pensiero costruttivo e la percezione di essere nel giusto. Per poter avere una crescita personale e una crescita spirituale corrette, egli sottolinea l'importanza di vivere in armonia con se stessi e con il creato. Per arrivare all'anima è necessario affrontare prima il corpo, e per trattare il non fisico è necessario passare attraverso il fisico. Avere stabilità è fondamentale per avere una buona qualità della vita e una mentalità vincente. Il maestro paragona l'albero maestoso come un insegnamento, perché come un albero, per diventare stabili e forti, bisogna avere radici forti e prendere nutrimento dalla terra. Nato e cresciuto in Germania in una famiglia asiatica, il maestro ha vissuto parallelamente sia l'esperienza di apprendere l'arte antica del Kung Fu Shaolin dei templi, sia di avere un'educazione accademica di rilievo. Nonostante le 2 lauree, un master in economia e innumerevoli certificati, il maestro sentiva che qualcosa gli mancava. Ecco perché decise di continuare la vita monastica per cercare di scoprire più cose su se stesso e sul mondo che lo circondava. Gli Shaolin sono un ordine monastico cinese buddista che si trova presso il monastero Shaolin nella regione centrale della Cina. Questo monastero è famoso per essere stato il luogo dove è stato sviluppato e praticato il Kung Fu Shaolin. Gli Shaolin sono anche conosciuti per la loro pratica di meditazione e di studio dei testi buddisti. La loro pratica è basata sull'idea di raggiungere l'illuminazione attraverso la pratica spirituale, la meditazione e la disciplina fisica. Durante la preparazione di questo discorso, al maestro Shaolin è stato chiesto di condividere alcune idee su ciò che ritiene importante nella vita. Egli nella vita considera di valore la condivisione, la connessione, l'allenamento, lo sviluppo di se stessi, l'importanza di godersi il proprio tempo anche quando non si sta facendo nulla e la necessità di trovare un modo di fare le cose che più ci piace fare. Per sottolineare l'importanza di concentrare l'attenzione più su se stessi che sugli altri per un risveglio spirituale e la propria crescita interiore, il monaco, durante il suo discorso, ha raccontato una storia molto eloquente sul tentativo di un uomo di scalare una montagna. Il testo narra la storia di un uomo che viveva vicino ad una montagna e ogni giorno pensava a come sarebbe stato bello scalare quella montagna e cosa avrebbe visto dalla cima. Alla fine quel giorno arrivò e l'uomo iniziò il suo viaggio. Arrivato ai piedi della montagna, incontrò il primo viaggiatore e gli chiese come fosse arrivato in cima e cosa avesse visto dalla cima. Il viaggiatore condivise il suo percorso e la vista che aveva avuto, ma l'uomo pensò che la via descritta dal viaggiatore sembrasse troppo stancante e decise di cercare un'altra via. Continuò a camminare finché non incontrò altri viaggiatori e chiese loro come avessero scalato la montagna e cosa avessero visto dalla cima. Dopo aver chiesto ad altre 30 persone, l'uomo decise di non salire sulla montagna, poiché molti avevano condiviso con lui i loro percorsi e le loro viste dalla cima. Purtroppo per lui, quest'uomo non salì mai sulla montagna. È stata una sfortuna che quest'uomo non abbia mai scalato la montagna. Ogni individuo deve trovare il proprio modo per scalare la montagna, poiché non esiste un unico modo per raggiungere la cima. Inoltre, mentre le parole possono essere condivise, l'esperienza di salire e godere del panorama dalla cima non può essere condivisa. Ciascuno deve vivere l'esperienza in prima persona per poterne godere appieno. Pratiche spirituali come quelle buddiste, l'allenamento Shaolin e altre pratiche spirituali possono aiutare a raggiungere la chiarezza
e a vedere le cose in modo più trasparente. Quando si vede in modo chiaro e visibile, non c'è bisogno di credere in qualcun altro o in qualcos'altro per poter scegliere la propria direzione e prendere decisioni per raggiungere i propri obiettivi e ambizioni. Si può essere ispirati da molti diversi viaggiatori, ma nessuno di loro può imporre una particolare strada da seguire lungo il tuo percorso personale. In sintesi, vedere in modo chiaro significa poter scegliere per se stessi la direzione migliore da prendere. Durante la vita incontrerai 5 ostacoli che ti impediranno di scalare la montagna, che nella cultura Shaolin vengono descritti come ostacoli alla chiarezza mentale. Il primo ostacolo è il desiderio sensuale, che si sviluppa quando si presta attenzione a qualcosa che dà emozioni positive. Il desiderio sensuale può derivare dalle sensazioni positive ricevute attraverso i 5 sensi del corpo: vista, udito, olfatto, gusto e tatto. Per meglio chiarire il concetto, il maestro usa la metafora della scalata di una montagna, dove dopo un miglio una persona incontra un ristorante bellissimo, circondato da persone meravigliose, con odori di cibo delizioso e una grande varietà di bevande. Seguire questa tentazione significa abbandonare il proprio percorso. E se questa tentazione diventa così forte che non si vuole più abbandonare quel posto, il desiderio sensuale diventa un'ossessione. In entrambi i casi, rimanere in quel posto significa che non si può ottenere chiarezza mentale. Il secondo ostacolo è la cattiva volontà, che descrive lo stato mentale in cui si sviluppano emozioni negative verso una situazione, un oggetto o una persona. Anche in questo caso, il maestro usa la metafora della scalata di una montagna, dove inizia a piovere, le strade sono malandate e non si vuole nuotare per attraversare un fiume. Qualunque cosa non piaccia renderà il viaggio sgradevole, a meno che non si impari a far andare via questa sensazione. Se non si fa questo, è probabile che si abbandoni il viaggio. Il terzo ostacolo è la pigrizia e la confusione, ossia lo stato in cui il corpo e la mente sono pesanti e confusi. Uno stato mentale in cui si sperimenta una pesantezza del corpo e una confusione della mente caratterizzato da sonnolenza, assenza di motivazione, mancanza di energia che spesso sfocia in stati depressivi. Nel buddismo questo stato è descritto come imprigionamento, in cui ci si trova rinchiusi in una cella e diventa molto difficile fare qualsiasi sforzo fisico o mentale per poter continuare il proprio percorso. Il quarto ostacolo è l'irrequietezza. Descrive lo stato mentale in cui la mente è instabile e non riesce a rimanere presente. La mente instabile può essere preoccupata per il futuro o viaggiare nel passato, rimanendo concentrata su eventi passati e giudicando se stessa o gli altri. Una similitudine utilizzata per descrivere questo stato mentale è quella di una scimmia che salta da un ramo all'altro senza rimanere concentrata sul presente per un tempo sufficientemente lungo. Il problema è che in questo stato mentale non c'è più il tempo per vedere in modo chiaro. Il quinto ostacolo è lo scetticismo e descrive lo stato mentale in cui si nutrono dubbi e insicurezze sulla propria capacità di raggiungere gli obiettivi. Quando si è indecisi e pieni di dubbio riguardo una decisione o una scelta, è difficile concentrarsi sull'obiettivo e prendere una decisione, poiché si è presi da dubbi e da incertezze. Questo può causare una mancanza di sincronizzazione tra pensieri e azioni, impedendo di raggiungere gli obiettivi desiderati. È importante trovare un modo per superare questi dubbi e prendere decisioni per poter continuare il proprio percorso. Per superare questi ostacoli bisogna riconoscerli, accettarli, capirli in modo da poter continuare il proprio percorso personale verso la chiarezza e il successo. Bisogna strutturare la vita in modo da prevenire lo sviluppo di questi ostacoli. Si può usare la tecnica lasciate che piova. Si tratta di un metodo formato da 4 passi per aiutare a rimuovere questi ostacoli. Il primo passo è riconoscere lo stato in cui si trova la mente in questo momento.
Seconda fase, si deve imparare ad accettare e comprendere di essere nel modo in cui siamo. Terzo step, fare indagini sul proprio stato mentale ed emotivo e chiedersi perché mi sento così. Quali saranno le conseguenze se rimango in questo stato? Ultimo passo, la non identificazione, ossia dire a se stessi: io non sono il corpo, io non sono la mente, io non sono le mie emozioni. Così facendo prendiamo il distacco dalle emozioni negative che ci oscurano la mente e che impediscono il nostro risveglio spirituale e il nostro sviluppo personale. Riprogrammare la mente è fondamentale per riequilibrare il proprio stato emotivo. Tutte le vite sono troppo uniche per poter copiare i percorsi degli altri. Per avere una vita significativa e di valore è importante imparare a controllare se stessi e non lasciare che le difficoltà o gli ostacoli impediscano di vivere la vita desiderata. Se questo video ti è piaciuto e vuoi vedere altri contenuti simili che possono aiutarti a migliorare la tua vita, alla fine ti basterà cliccare sull'immagine che troverai al centro del video e potrai proseguire senza dover uscire dal canale. Ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per non perderti i nostri aggiornamenti. Buona vita da Crescita Personale e Finanziaria.